Il discorso centrale nel Vangelo secondo Matteo è il discorso parabolico. Lo troviamo al capitolo 13. È il discorso centrale perché sono 5 i discorsi e questo è il terzo. Il primo, discorso programmatico della montagna, corrisponde al quinto, discorso escatologico che riguarda il compimento della storia. Il secondo discorso, al capitolo 10, è missionario. Gesù dà le indicazioni ai suoi discepoli mandati fuori, mandati all'esterno. E corrisponde il discorso missionario al discorso ecclesiale del capitolo 18, laddove l'Evangelista ha raccolto le indicazioni per la vita della Chiesa al proprio interno. Al centro di questi 5 discorsi troviamo la rivelazione del mistero del regno. 7 parabole. Il numero è significativo. L'Evangelista Matteo è attento a questi particolari e quindi la raccolta delle parabole che ha trovato nel materiale tradizionale lo ha completato facendo diventare 7 queste parabole. Sono il discorso della rivelazione. A voi è dato conoscere il mistero del regno. Il termine mistero è molto diffuso nell'ambiente greco e indica una realtà segreta, una rivelazione che deve essere tenuta segreta da parte di coloro che sono iniziati al mistero. Il termine originale greco deriva dal suono onomatopeico e noi lo accompagniamo col dito sulla bocca per dire silenzio. Il mysterion è il luogo dove si sta zitti. Terion finale è una desinenza comune che si ritrova in tante altre parole, tipo presbiterio, il luogo dei presbiteri, degli anziani. Il mistero è l'ambiente dove si tace. Il mistero è qualche cosa di indicibile che non deve essere detto e che non può essere detto. Non è qualche cosa di incomprensibile. È mal fatto adoperare il termine mistero per evitare di rispondere. Talvolta i bambini molto curiosi fanno domande complicate e a quel punto si finisce per farli tacere dicendo è un mistero. Non è corretto. Il mistero è il progetto di Dio, segreto, che nessuno può conoscere. Non si conosce perché è segreto, perché è riservato, è protetto. Dio però lo ha rivelato. L'annuncio cristiano comporta la rivelazione del mistero. Proprio in forza di Gesù Cristo noi diciamo il mistero nascosto da secoli e generazioni ora è rivelato. E Gesù nella sua predicazione dice ai discepoli: a voi è dato conoscere il mistero del regno dei cieli, cioè il progetto di Dio, Re e Signore dell'universo. Beati i vostri occhi perché vedono, beati i vostri orecchi perché ascoltano. Beati voi perché vi è data questa rivelazione. Le parabole sono dei modi con cui Gesù presenta la rivelazione. Dato che è difficile spiegare il progetto di Dio, dire l'indicibile chiede delle immagini. E Gesù è un maestro nel narrare parabole.
Non si tratta semplicemente di figure metaforiche, ma di vere vicende. La parabola è una storia che tocca la realtà in un punto e determina una comprensione migliore della realtà. La parabola presenta una realtà semplice, quotidiana, comune, di facile esperienza, che l'ascoltatore conosce bene ed è in grado di valutare. La parabola porta ad una formulazione di giudizio. Chi ascolta un racconto dice la sua. Molte parabole terminano o cominciano con la domanda: che ve ne pare? Oppure che cosa farà? Cosa bisognerebbe fare? E a questo punto come va a finire la storia? Che cosa ne pensi? È un modo per dialogare. Gesù racconta parabole per far comprendere il mistero. Parte da una realtà creata, semplice e quotidiana, ne ricava un principio che illumina oltre. La prima parabola è quella del seminatore. Il seme viene gettato e produce in modo diverso. Dipende dal terreno. C'è del seme che cade sul sentiero e viene portato via dagli uccellini. Il seme che cresce in mezzo alle pietre ha poca radice e non dura. Il seme che cade in mezzo alle spine viene soffocato. Ma c'è il terreno buono. Là dove il seme trova terreno buono, produce molto frutto. Cosa vuol dire la parabola? In ogni attività c'è da mettere in conto qualche insuccesso. Non tutto il seme seminato produce frutto, perché può trovare degli ostacoli, il sentiero, le pietre, le spine. Ma se trova il terreno buono, il seme produce tanto. È una parabola di consolazione con cui Gesù paragona il regno di Dio ad un seme che ha bisogno di terreno buono per portare frutto. Il capitolo precedente aveva mostrato una situazione di disagio, di tensione, di rifiuto da parte degli ascoltatori. È possibile che i discepoli fossero un po' scoraggiati, demoralizzati. Quello che stiamo annunciando non porta da nessuna parte, non produce risultato. La parabola di Gesù invece fa notare che il risultato ci sarà nonostante le perdite. Questa parabola è stata rielaborata nella tradizione cristiana ed è stata aggiunta anche la spiegazione. La spiegazione allegorica probabilmente non risale a Gesù stesso, ma è una interpretazione della predicazione apostolica, ma viene messa in bocca a Gesù. Quindi, a livello di testo finito, ha la stessa importanza e la medesima dignità della parabola che gli studiosi dicono originale di Gesù. L'interpretazione della scuola di scribi cristiani ha allegorizzato, cioè ha reso la parabola una storia parallela. Tutti gli elementi della narrazione parabolica corrispondono a elementi della realtà. Ed ecco la spiegazione che viene fatta elemento per elemento. Il seme è la parola.
quando viene seminato in qualcuno che non capisce, il maligno porta via il seme. Il terreno sassoso rappresenta colui che ascolta la parola e l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, viene meno. Il seme seminato in mezzo alle spine richiama piuttosto la condizione dei problemi, delle preoccupazioni del mondo, la seduzione della ricchezza, che soffocano il seme della parola. Ma c'è un terreno buono. È colui che ascolta la parola, la comprende e dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno, una quantità enorme. La produzione media del grano era 5, 6, 7 per 1. Gesù propone una resa immensa, impossibile anche oggi con tutti i mezzi più sofisticati di cui siamo dotati. È un elemento che il contadino della Galilea capiva subito. Stai esagerando. Un grano non rende il 100 per uno, non è possibile. Attraverso questa provocazione Gesù comunica il messaggio del regno. È una realtà piccola come un seme, ma crescerà. L'altra parabola è quella del granello di senape, seguita da un'altra parabola gemella del poco lievito messo nella farina. Sono parabole della crescita. Se avesse voluto semplicemente sottolineare la piccolezza, avrebbe potuto prendere anche come riferimento un granello di polvere. Però la differenza fra un seme di senape, che è veramente piccolo, un puntino bianco sulla mano appena percettibile, e un granellino di polvere, che potrebbe essere anche più piccolo, è che il seme si sviluppa, si trasforma, cresce, diventa una pianta. Il granello di polvere invece rimane sempre uguale a se stesso. Piccolo è, piccolo resta. Il seme invece cresce. Gesù adopera volentieri queste immagini della crescita per sottolineare che il regno di Dio è una realtà dinamica, che diventa, che trasforma, parte piccolo ma diventa grande, diventa una pianta. La senape è una pianta da giardino, da orto, arriva anche a 3 metri, non è un albero maestoso, per lo più una pianta stagionale. Quindi l'idea che Gesù vuole trasmettere con la parabola è quella della trasformazione, dal piccolo seme alla grande pianta. C'è un cammino di maturazione, il regno di Dio è così. Un'altra parabola esclusiva di Matteo è quella della zizzania. Anche qui ci troviamo di fronte al tema della crescita, ma il problema evidenziato soprattutto è quello della confusione. In un campo seminato a grano compare anche la zizzania, che è una specie di grano, ma non serve a niente, sono quelle spighe che non producono semi commestibili. Sembra grano, ma non lo è. Come si fa a separare il grano dalla zizzania? L'immagine parabolica serve dunque per evocare una condizione ecclesiale dove c'è
commistione, ci sono i buoni e i cattivi. È una esperienza drammatica della comunità cristiana primitiva, scoprire che al proprio interno ci sono anche i cattivi. Non sono tutti santi quelli entrati nella Chiesa. Forse all'inizio c'è stato un movimento entusiasta di persone decise, coerenti, coraggiose, che hanno seguito il Vangelo. Ma col tempo in qualcuno l'entusiasmo è venuto meno, la coerenza è finita e la comunità cristiana, che era partita bene, si è adagiata e si trova a vivere nel mondo allo stesso modo degli altri. La comunità a cui Matteo si riferisce è una comunità cristiana in crisi. Non è una comunità degli inizi, degli entusiasmi da principianti, ma è una comunità di stanchi, di persone che da molto tempo hanno intrapreso quel cammino e forse un po' delusi si sono ritirati in una condizione di vita come quella del mondo, senza lo slancio iniziale. Addirittura è possibile che all'interno della Chiesa ci siano delle persone che si comportano male, che sono gravemente peccatori. I peccatori sono dentro la Chiesa. Che fare? La soluzione non è quella di strappare via i peccatori, di fare piazza pulita, di eliminare le erbacce. Difficilissimo fare questa distinzione, perché la divisione non passa fuori, ma dentro di noi. Non è così semplice dire ci sono i buoni e i cattivi. Eliminiamo i cattivi e teniamo i buoni. Perché ognuno è un po' buono e un po' cattivo. E la commistione del grano e della zizzania è dentro ciascuno. Il campo è la mia vita. Ci sono delle cose buone e delle cose cattive. Non è compito mio separare i buoni dai cattivi. Ma questo non significa che tutto va bene. Comunque sia, è accettabile. Il discorso di Matteo è molto serio e parla di una separazione, di una necessaria separazione che avverrà, sarà opera del Signore e sarà escatologica, cioè alla fine dei tempi. È il compimento finale. Alla mietitura, allora ci sarà la separazione. Anche questa parabola ha una spiegazione allegorica. In questo caso abbiamo proprio un elenco in cui tutti gli elementi del racconto vengono spiegati con riferimento a qualche realtà teologica. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno. La zizzania, i figli del maligno. Espressioni tipicamente semitiche, figli del regno, figli del maligno, cioè persone che accolgono veramente l'annuncio del regno e persone che invece si lasciano deformare dal maligno. Il nemico che ha seminato la zizzania è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo. I mietitori sono gli angeli. Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Ecco l'annuncio escatologico del compimento. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, manderà gli angeli che raccoglieranno gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e verranno eliminati. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. È una tipica formula apocalittica.
l'annuncio di una separazione che ci sarà, ma sarà alla fine e operata da Dio stesso. La stessa immagine della separazione la troviamo nella settima parabola, quella della rete. Il regno di Dio è come una rete gettata in mare che raccoglie di tutto. Ma alla fine ci sarà la separazione. I pescatori tirano a riva la rete e separano, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Fra la spiegazione allegorica della zizzania e questa settima parabola, Matteo ne introduce altre due che gli sono proprie, altre due parabole gemelle, il tesoro e la perla. Il regno di Dio è come un uomo che trova un tesoro in un campo. Vende tutto, compra quel campo per avere il tesoro. O un mercante che va in cerca di perle preziose, quando trova la più bella, vende il resto per comprare quella. Il regno di Dio è un tesoro, è una perla, è una ricchezza immensa. Chi trova il regno di Dio è pronto a lasciar perdere il resto, perché non perde nulla, avendo trovato molto di più. Non è la questione di un sacrificio, ma è l'accoglienza di un tesoro che rende accettabile, facile, logico ogni altro sacrificio, perché c'è qualcosa di molto più grande, molto più bello. È l'esperienza dei discepoli che hanno trovato in Gesù il tesoro. È una esperienza di Chiesa che fatica al proprio interno. È una esperienza di crescita. Il mistero del regno di Dio è crescita, tesoro e anche sofferenza, con necessità di discernimento, di separazione, di tensione verso il compimento futuro. Come sempre, i discorsi nel Vangelo secondo Matteo terminano con delle formule molto simili. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Ma prima di questa conclusione c'è una nota redazionale molto interessante. Avete compreso tutte queste cose? Chiede Gesù ai discepoli. Sì, gli rispondono. Bene. Per questo, aggiunge il maestro, ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Sembra l'autoritratto dell'Evangelista, uno scriba divenuto discepolo del regno, che ha accolto il mistero del regno e ha un tesoro immenso, è un capofamiglia, è il presbitero responsabile della comunità cristiana che ha un patrimonio, le cose antiche e le cose nuove. È la tradizione biblica e la novità di Gesù che estrae da questo tesoro. Comincia quindi un'altra parte narrativa abbastanza lunga che dal capitolo 14 arriva fino al 17, quando al capitolo 18 troveremo il quarto discorso, quello ecclesiale. In questa sezione narrativa abbiamo la rottura con Israele. C'è lo scontro forte con le autorità giudaiche e Gesù prende la decisione di andare all'estero. Si ritira nelle regioni del nord
è una scelta significativa, è un allontanamento geografico che prelude alla missione verso tutte le genti. Ed è proprio all'estero, nella regione di Cesarea di Filippo, che Gesù annuncia di fondare la propria Chiesa. E il primo elemento di fondazione sarà proprio il discepolo credente, Simone che diventa Pietro, su cui Gesù comincia a costruire la sua Chiesa. Il mistero del regno è una realtà in crescita.